Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi cucineremo insieme tantissime ricette facili, leggere e gustose con questi due prodotti che mi ha inviato Proscenic: la friggitrice ad aria T21 e il forno ad aria T31. Sono due prodotti che consentono di cucinare con pochissimo olio senza farci rinunciare a un sapore super gustoso. La friggitrice ad aria T21 è la solita friggitrice ad aria con il cassetto dove all'interno si possono inserire gli alimenti per essere appunto cotti, mentre per quanto riguarda il forno ad aria, il Proscenic T31 ha delle teglie sopra le quali si può inserire il cibo, diciamo che è più capiente, in più una vaschetta che contiene eventualmente dei liquidi che il cibo dovesse rilasciare. Ha dei kit aggiuntivi per fare gli spiedini, per cucinare il pollo intero, questo è il gancio per tenere appunto i supporti e questo per cuocere le patatine. Se siete interessati all'acquisto di questi prodotti, ho per voi dei codici sconto che vi consentiranno di avere 10 euro di sconto cumulabili con altri coupon. Trovate tutti i dettagli e i link per l'acquisto in descrizione. Inoltre volevo anticiparvi che per la friggitrice ad aria T21 sarà in vendita al prezzo speciale di 105 euro dal 9 di maggio al 15 di maggio. Ma ora iniziamo con le ricette. Inizio preparando delle verdure. In questo caso avevo degli asparagi, ho tolto la parte dura. E poi ho iniziato a pelare le carote. Solitamente io non amo particolarmente le carote cotte, però in friggitrice ad aria vengono molto buone. Adesso che ho pelato le carote inizio a tagliarle a pezzettini come se fossero, diciamo, delle patate. Lavo tutto bene e poi metto ad asciugare su un panno con della carta assorbente. Nel frattempo che le verdure stanno qui ad asciugare, prendo il pollo. Solitamente prendo questo dell'Amadori, è un pollo allevato all'aperto senza l'uso di antibiotici, così perlomeno mettono sull'etichetta. Quindi lo lavo velocemente sotto l'acqua corrente e poi lo asciugo per bene.
Preparo il condimento per il pollo inserendo in una ciotolina con un po' d'olio della paprika, del curry, un po' di aroma per la carne e del sale. Mischio bene tutto e procedo a stenderlo sul pollo. Lascio così il pollo a riposare per almeno un'ora circa, così riuscirà ad assorbire tutti i sapori del composto che abbiamo spalmato sopra. Nel frattempo le verdure si saranno asciugate, quindi inizio a condire le carote con pochissimo olio, della paprika e del rosmarino. E infine del sale. Mescolo bene affinché le carote appunto si insaporiscano con tutti questi condimenti e queste spezie. Io questo pennellino di Ikea mi ci trovo molto bene, quindi ve lo consiglio, costa pochissimo e a me è molto utile in cucina. Verso le carote a questo punto nel cestello della friggitrice ad aria T21. Le stendo bene affinché appunto si cuociano in modo uniforme. Quando si accende la friggitrice ad aria T21 praticamente ci sono diverse opzioni in alto per le patatine, i gamberetti, la pizza, i dolci, per tante cose, o potete semplicemente impostarla autonomamente come meglio credete. Io inizialmente l'ho impostata a 180 gradi e valutando poi la cottura come stavo procedendo ho abbassato appunto la temperatura a 170 gradi e li ho cotti per circa 15 minuti. Questo è il libretto di istruzione della friggitrice ad aria T21. Come potete vedere ci sono diverse opzioni di cottura, ci sono le torte, c'è la carne, c'è il pollo e per ognuna vi dà indicazioni sulla temperatura da adottare o da impostare e per quanto tempo. Questo invece è il foglietto relativamente all'app da scaricare. Potete scaricare l'app di Proscenic che vi consente di visionare tantissime ricette online. Qui invece c'è anche il ricettario, è in inglese però, quindi troverete sì tantissime ricette però in versione inglese. Se volete le ricette in italiano vi consiglio di scaricare l'app, oppure se avete già della manualità comunque potete o impostare i programmi che ci sono evidenziati all'interno del display, oppure crearvi un po' di esperienza man mano che cucinate con la stessa. Ed ecco il risultato delle carote, sono croccantissime e sono veramente buone. Io solitamente amo le carote fatte ad insalata, quindi in modalità cruda. Cotte non le amo particolarmente, ma così devo dire che mi piacciono parecchio. Finito di cucinare con le carote, inserisco gli asparagi, li stendo bene all'interno del cestello.
Dopodiché spennello soltanto pochissimo olio sopra appunto gli asparagi in modo che diventino leggermente croccanti. Anche qui come impostazione vi consiglio 160 gradi per 10 minuti, anche qui avevo impostato inizialmente a 170 gradi, però poi monitorando la cottura ho abbassato appunto a 160. Ed ecco gli asparagi cotti, sono buonissimi, veramente. Io da quando ho scoperto la friggitrice ad aria me ne sono innamorata, quindi ve la stra consiglio. Passiamo ora alla cottura del pollo intero. Questi sono gli accessori che serviranno per, diciamo, sistemare il pollo affinché venga posizionato all'interno del forno ad aria T31. Bisogna incastrare bene appunto questi forconi al pollo affinché rimanga ben saldo e non si muova. A questo punto posso inserire il mio pollo intero all'interno del forno ad aria T31. Ha una locazione apposita dove vengono appunto incastrati i ganci affinché il pollo possa ruotare. Anche il forno ad aria, diciamo, ha un menu preimpostato per le patatine, per le alette di pollo, per i dolci e tantissimo altro. In questo caso andrò a selezionare appunto modalità pollo con il girarrosto. Questo è il manuale del forno ad aria T31 che riceverete a casa. Anche qui ci sono tantissime ricette e tutti i vari riferimenti in base ai simbolini che vedrete sul display, e per ogni simbolino praticamente c'è la verdura, il pesce, la pizza, la pancetta, e per ognuno viene in automatico selezionato il grado di cottura e il tempo. Anche qui avrete, se volete, un'app da scaricare per le varie ricette, oppure anche qui avete il libricino delle ricette, però anche questo è scritto in inglese, quindi vi consiglio, se volete diverse ricette da poter consultare, di scaricare l'app. Ho avviato la cottura del pollo intero, infatti potete vedere che il pollo ruota e così, diciamo, avrà una cottura omogenea. Ed ecco, questo è il risultato del pollo cotto. Questa è un'opzione di cena leggera fatta appunto con il pollo arrosto, le carote e gli asparagi. Il tutto cucinato esclusivamente in forno ad aria e friggitrice ad aria. Ora siamo alla mattina successiva. Ho preparato per colazione un dolce semplice e gustoso. Ho tagliato delle mele a pezzettini piccolissimi, ho aggiunto della cannella e poi un po' di zucchero di canna. Poi ho mescolato bene per far appunto insaporire bene le mele. A voi, se non piacciono le mele tagliate a cubetti piccolini, potete anche magari schiacciarli, quindi farne una polpa. Ho preso una sfoglia della Buitoni, in particolare io avevo in casa questa rotonda, però vi consiglio per fare questo tipo di dolce con una sfoglia rettangolare o quadrata.
Divido la sfoglia in 4 parti uguali. E verso il composto appunto fatto con le mele sulla parte interna della sfoglia. A questo punto facciamo dei taglietti così come vedete sulla parte della sfoglia dove non ci sono le mele e andiamo poi a richiuderla bene così come vedete all'interno del video. In questo caso io ho avuto un po' di difficoltà perché appunto la sfoglia era rotonda e non era rettangolare, quindi diciamo le linee non erano ben precise da poter far combaciare correttamente. Prendo del latte vegetale e spennello tutta la superficie delle nostre brioche. Cospargo la superficie con dello zucchero di canna. Adesso inserisco all'interno del cassetto della nostra friggitrice ad aria le prime 2 brioche che abbiamo preparato. Per le brioche ho impostato la modalità dolce, però in realtà ho abbassato la temperatura a 160 gradi e l'ho fatta cucinare per 10 minuti circa, perché mi sono resa conto che 180 gradi era troppo alto per la cottura di questa tipologia di alimento. Ed ecco le prime 2 brioche cotte. Per una colazione gustosa e non tanto calorica sono veramente buonissime.
Procedo ora a fare invece una ricetta ideale magari per i vostri bambini, per una merenda sana anche per noi stessi. Pulisco la buccia delle mele con del bicarbonato, quindi le strofino per bene in modo da togliere tutto lo sporco, perché per questa ricetta lasceremo la buccia delle mele. Poi sciacquo sotto l'acqua corrente. Prendo le mele e inizio a tagliarle a fettine. Diciamo che le fettine delle mele più riusciamo a farle fini e meglio è. Una volta tagliate a fettine tutte le mele, spolvero sulle stesse della cannella in modo omogeneo. Inseriamo le fettine di mele all'interno del cestello della friggitrice ad aria, ben separate tra di loro. Questo al fine di ottenere delle chips di mele, croccanti e gustose. Per le chips di mele ho impostato la temperatura a 170 gradi per 15 minuti circa, controllando ogni tanto la cottura. A metà cottura ruoto le fette di mele. E questo è il risultato, avremo delle chips di mele croccanti e gustose. Passiamo alla preparazione delle patate che cuoceremo nel forno ad aria T31. Inizio a togliere la buccia, se avete delle patate biologiche non è necessario, basta lavarle bene all'esterno e anzi saranno anche più gustose.
Procedo tagliando le patate prima a fette e poi a forma di bastoncino. Lasciare in ammollo le patate in acqua fredda per 30 minuti circa in modo da togliere tutto l'amido. Trascorsi i 30 minuti metto le patate su un canovaccio e le asciugo bene tamponandole. Una volta asciugate le patate le verso all'interno di una ciotola e le condisco con tutte le spezie, con pochissimo olio, perché ricordiamo che nella friggitrice ad aria non c'è bisogno di un quantitativo eccessivo di olio. Del pepe nero, della paprika dolce, un po' di curcuma e del sale. Ma voi potete aromatizzare le patate come meglio credete, a seconda dei vostri gusti personali. Cucineremo queste patate con il forno ad aria T31 utilizzando questo cestello che viene dato in dotazione. Inserisco le patate all'interno di questo cestello. E poi le chiudo col coperchio apposito. Ecco inserito il cestello all'interno del fornetto ad aria e impostiamo la cottura delle patate e abbiamo la cottura. Quindi la modalità prevede 180 gradi per 20 minuti.
Io ho tagliato le patate un po' più grandi del dovuto, quindi ho dovuto prolungare la cottura almeno di 10 minuti. Però voi potete tagliare molto più fini le patate o tagliarle magari a cubetti in modo da velocizzare la cottura. Ed ecco pronte le nostre patate super gustose e croccanti. Spero che questo video vi sia piaciuto e se volete altri video simili mettete un like. Vi auguro una dolce casa a tutti e di cercare di cucinare sempre in modo sano.